Prendo spunto dalle slide che ci ha mostrato Deborah perché una delle possibilità, anzi una delle attività che si possono fare per scegliere un viaggio per chi ha problemi di disabilità e non trovarsi delle sorprese è ad esempio quella di seguire persone che raccontano i propri viaggi attraverso i social media, ad esempio, o attraverso un blog, e che mostrano destinazioni turistiche accessibili o meno e quindi ci dimostrano proprio dove poter andare. Quindi posso prendere spunto anche sulla destinazione, ma soprattutto su quelli che possono essere gli inconvenienti o i problemi che mi posso trovare davanti. E qui vi presento Damiano Marini, laureato in ingegneria. Un incidente in moto lo ha costretto su una carrozzina e da qui però lui è diventato un atleta paralimpico, si parlava adesso di Milano Cortina, e uno scrittore, ma direi anche un creator digitale a questo punto, perché so che tu hai un canale Instagram molto seguito dove tu racconti, fai proprio lo storytelling dei tuoi viaggi e in questa occasione poi riesci a raccontare quelle che sono avventure e disavventure che ti vai a trovare direttamente di fronte. Prego. Grazie, buongiorno a tutti, sono Damiano Marini e sono felice di essere qui a raccontare la mia esperienza. Io ho un canale Instagram nel quale per molto tempo ho raccontato i viaggi, poi per varie vicissitudini ho cominciato a viaggiare un po' meno e quindi non lo faccio di lavoro quello di raccontare i viaggi, ma parto invece da un altro presupposto. Io dopo l'incidente ho deciso di raccontare ciò che faccio proprio per far vedere agli altri, nello sport, nella vita di tutti i giorni, nei viaggi, come faccio io e magari ispirare qualcun altro a prendere il coraggio di affrontare la vita nonostante le difficoltà. Io ho fatto un incidente nel 2013, ero un ragazzo che viaggiava, ricordo che l'ultimo viaggio che avevo fatto l'anno prima era in Perù, da solo, con lo zaino in spalla, e ricordo che avevo programmato di fare un viaggio simile in Vietnam, Cambogia e Laos nel novembre del 2013. L'incidente è avvenuto nell'agosto del 2013 e per un bel po' di tempo ho pensato che per me i viaggi potevano essere preclusi e che quel viaggio non l'avrei mai fatto. Mi aggancio all'intervento di prima ed è vero una cosa: se noi non abbiamo sicurezza in noi stessi, se noi non ci sentiamo sicuri, è impossibile pensare di viaggiare. In ospedale, l'esperienza che io ho vissuto, sono uno scrittore perché ho scritto un libro che racconta proprio la mia esperienza di ospedalizzazione, ho scoperto che quando, come nel mio caso, interviene un incidente a cambiarci la vita, non è che con le gambe va via solo la capacità di camminare. Con l'impossibilità di usare le gambe vanno via sicurezze, certezze, autostima, tutto diventa insicurezza. Lo stesso rapporto con le persone di tutti i giorni ci mette in una condizione di subordinazione perché abbiamo bisogno degli altri e anche di livelli di potere diversi perché ci sentiamo inadeguati. Ecco, io grazie allo sport, grazie alla mia compagna, grazie agli amici, grazie alla determinazione ho ripreso a fare le cose e sono felice di poterlo fare. E oggi la nuova sfida non è solo quella di viaggiare da solo in carrozzina, ma è quella di viaggiare da solo in carrozzina più un passeggino, perché poi non si pensa mai, ma io oggi mi trovo di fronte alla difficoltà di muovermi con 8 ruote, no con 4. E vi assicuro che se negli alberghi è difficile trovare ascensori in cui ci entro da solo, è assolutamente impossibile trovare ascensori in cui entro assieme alla mia bambina in passeggino. Sono cose che uno non tiene conto, ma un papà o una mamma in carrozzina hanno il diritto di viaggiare con il proprio figlio. Per quanto riguarda il bancone della reception, io sono fortunato perché ho una chioma di capelli tale per cui quando arrivo mi vedono anche se sono nascosto dal bancone alto della reception, però tante volte aspetto per un bel po' prima che nei bar o nelle reception si accorgano che io ci sono, poi vedono sta cosa che si muove e si interrogano di che cosa ci sia dietro. Io invece oggi voglio portarvi un esempio pratico senza andare tanto lontano, restiamo qua in Italia e parto da una provocazione. Molto importante avere agenzie, avere professionisti che ci aiutano a scegliere la struttura, ma io mi sono sempre chiesto: ma perché devo andare dove c'è una struttura accessibile e non posso trovare la struttura accessibile dove voglio andare? Perché devo scegliere quel posto solo perché è accessibile e non posso andare da un'altra parte? Vi ho portato un esempio pratico molto semplice per farvi capire anche le difficoltà che si incontrano. Io volevo prenotare una struttura alberghiera qui a Trieste per domani sera, cioè per questa sera, domani sera 27 e 28 settembre. Ho scelto un sabato, una camera matrimoniale per me e la mia compagna. La ricerca l'ho fatta 10 giorni prima, non tantissimo, però abbiamo deciso di venire qua e volevamo trovare una struttura. Ho scelto
come filtro l'hotel, semplicemente per non trovarmi appartamenti nella ricerca, oppure bed and breakfast piuttosto che ostelli, e ho fatto la prima ricerca e ho trovato che ci sono 38 strutture a Trieste, c'erano 38 strutture a Trieste libere per questa notte, per la notte tra il sabato e la domenica. Prezzi ragionevolissimi, dai 94 ai 158 euro le prime 7, le ordinate per ordine di prezzo, le prime 7 strutture. Poi però mi sono chiesto quali di queste fossero accessibili. E allora ho fatto la seconda ricerca, ho messo ricerca per hotel più accesso al sedia a rotelle. Allora ve lo dico già, delle prime 7, solo la quinta e la sesta dicono che sono accessibili in sedia a rotelle. Ma la cosa sorprendente è che mettendo quel filtro là ho trovato 7 strutture accessibili a Trieste. I prezzi, i primi 2 li abbiamo visti, gli altri partono da 300 euro a notte. Quando poi ci dicono vabbè, ma voi non pagate i musei, certo, ho già pagato il doppio per venire a dormire qua, per magari vedere quel museo, oppure voi passate davanti a tante cose, no? Oppure si pensa che i disabili abbiano privilegi. Può essere che alcune volte abbiamo dei privilegi, però qua è chiaro come ci sia una difficoltà enorme nel decidere di venire a Trieste tra il sabato e la domenica. Probabilmente non sarei venuto, perché poi ho provato a riassumere i dati. 38 strutture, 7 accessibili, vuol dire che ci sono 75% in meno di opportunità di prenotare, ad un prezzo medio, sulle prime 7, perché poi ce ne sono solo 7 accessibili, del 200% in più. Però ho detto, vabbè, io non ce l'ho con Trieste, voglio andare la stessa notte, voglio sdoppiarmi, voglio andare a Firenze. Bene, il 73% in meno di opportunità su 240, molte di più, certo, ad un prezzo medio del 160% in più. Questo è quello che mi trovo ogni volta che decido di affrontare un viaggio con Valeria. E io viaggio spesso anche per lo sport. Ogni volta che andiamo in una camera di albergo nel mezzo del nulla per fare una gara, spendiamo 150, 160, 200 euro. Però uno dice, va bene, io ho fatto questa ricerca, adesso sono tranquillo, posso prenotare. No, perché non sono sicuro che quella camera sia disponibile, perché il motore di ricerca mi dice che l'albergo ha la camera con accesso per la sedia a rotelle, ma non mi dice se quella camera è disponibile. Non mi dice nemmeno se la struttura è totalmente accessibile. Per quello dovrei mettere degli ulteriori filtri e probabilmente troverei una struttura, perché mi è capitato che la camera fosse accessibile ma l'hotel no. Ci sono delle scale per entrare, voi ridete, ma è così. Oppure l'ascensore è piccolo, oppure guardi, sì, però per la colazione gliela portiamo in camera perché non possiamo, abbiamo il piano non accessibile per la colazione. Ok, posso accettarlo, posso non accettarlo, però di certo è un bel ostacolo. E il prezzo? Siamo sicuri che quella camera con accesso a sedia a rotelle costi come una standard base? Oppure considerano accessibile la Superior perché è doppia rispetto a quella standard e quindi ci si può accedere? Perché io non ho messo, attenzione, attrezzata, non ho chiesto il maniglione in camera, non ho chiesto la doccia larga, ho chiesto solo accesso in sedia a rotelle, quindi mi interessa solo entrare nelle porte. Quindi in tutti i casi, dopo aver cercato sui motori di ricerca, mi devo mettere a telefonare alle strutture per chiedere, e non sempre dopo aver chiamato mi garantiscono che non ci sono barriere architettoniche e puntualmente mi trovo dei gradini davanti alla camera, le porte strette, tante volte devo chiedere che mi mandino le foto delle porte, mi misurino l'apertura dell'ascensore. Ecco, l'unica cosa positiva è che a Trieste avrei dovuto chiamare solo 7 strutture, quindi ci avrei messo anche poco tempo. Provocazione, anche per chiudere un po' il cerchio. La spunta accesso a sedia a rotelle è nell'elenco servizi assieme a palestra, garage, reception 24 ore su 24, servizio in camera. Cioè, mi state facendo un servizio aggiuntivo. Ecco, io qua faccio una provocazione un po' pesante. Non è meglio mettere disservizio e scrivere struttura non accessibile? Perché anche il linguaggio aiuta, l'abbiamo detto prima, a far capire cosa vuol dire inclusione. Ecco, questa è una provocazione, però io non lo trovo che sia un vero e proprio servizio quello di permettermi di entrare. E proprio in questo, a noi la parola, a me e a qualcun altro dei miei amici che ogni tanto diciamo, la parola inclusione è una parola bellissima, ma io non voglio essere incluso, io vorrei essere previsto. Voi non dovete costruire una struttura e dopo pensare a come farmici entrare. Voi dovete prevedere che io esisto prima ancora di costruire quella struttura là. Ecco, siamo ancora purtroppo molto lontani, però viaggiare in carrozzina si può.
viaggiare a carrozzina si può, ancora oggi ci vuole un po' di coraggio, ci vuole forza di volontà, ci vuole voglia di superare gli ostacoli. Mi è piaciuto molto quando hai detto di guardare la bellezza che incontriamo e non gli ostacoli che ci si pongono davanti. Allora io voglio farvi vedere alcune foto della bellezza di ciò che sono riuscito comunque a vivere nonostante le difficoltà. Non è stato semplice arrivare in Cambogia, in Vietnam. Vi racconto piccole pillole. Io avevo chiesto una guida avevamo chiesto la guida e ci avevano avvisato che io ero in sedia a rotelle. Quando sono sceso dall'aeroporto tra il Vietnam e la Cambogia, la guida mi ha guardato e mi fa: ti sei fatto male in Vietnam? Oppure quando noi abbiamo visitato questi templi di Angkor Wat con il tuk tuk, e io ogni volta dovevo smontare la carrozzina, fare 1000 trasferimenti, una difficoltà pazzesca, e in mezzo ai templi trovo una signora con la sedia a rotelle elettriche pesantissima e dico: ma questa come avrà fatto a salire sui tuk tuk che faccio fatica a farlo io? E poi ho scoperto che esistevano i tuk tuk accessibili con la sponda e salivano su, e alla guida gli ho chiesto: ma scusa, ma non potevamo prenderlo anche noi? Costava troppo, $10 in più. Ok, bastava chiederlo, magari sarei stato disposto a spendere $10 per un tuk-tuk accessibile. Qua siamo in Italia, cratere dell'Etna. Voi direte: come ci sono arrivato? Con delle persone volenterose che mi hanno spinto e tirato su a forza. Però è stata una bellissima esperienza. I Sassi di Matera, uno dei luoghi più inaccessibili della Terra probabilmente. Siamo riusciti tramite un tuk-tuk a fare tutto il giro, a fermarci in alcuni sassi e a visitarlo. L'esperienza è stata gradevole e anche completa, ecco. Qui sono a Cuba e ovviamente non guido io, quella è una foto in cui mi sono messo dentro e ho fatto la foto poi, però siamo andati a fare le immersioni in un bellissimo posto a Barriera Corallina. Però quando sono arrivato a Cuba è stato molto simpatico perché era il primo viaggio che facevo con Valeria e quindi insomma non sapevamo ancora bene come comportarci né tra di noi e né lei nei confronti di un viaggio con me in carrozzina. E quando scendo dall'aeroporto non riesco a passare come è normale attraverso il metal detector e mi guardano e mi dicono: cammini? No. E come facciamo? Dimmelo tu. Allora vedo che c'è proprio panico. E allora gli dico: guardate, io mi siedo su questa sedia, che c'è una sedia qua, e voi controllate la carrozzina, poi mi fate passare. Bene, prendono la carrozzina e la vogliono far passare nel tunnel lì dove passano i bagagli, ma non ci passa. E come facciamo? A un certo punto prendono la carrozzina e scappano via, e c'è Valeria che li rincorre perché aveva paura che mi lasciassero lì a vita e si vendessero di contrabbando la mia carrozzina. Però poi in realtà in qualche modo ce l'abbiamo fatta. Un'ultima esperienza, Messico e Guatemala. Qui Guatemala difficilmente accessibile, però ce l'abbiamo fatta. Messico bello, ovviamente non va in tutti i posti, però siamo riusciti. Abbiamo noleggiato una macchina e abbiamo girato il Messico, la parte della penisola dello Yucatan. Guidava Valeria e io facevo il copilota, e anche Cuba abbiamo fatto lo stesso tipo di esperienza. Quindi ecco, con un po' di coraggio, forza di volontà e la voglia di vedere le cose belle e non gli ostacoli, si può andare veramente avanti. Qui racconto un aneddoto. Per andare in Guatemala in un sito archeologico in mezzo alla foresta avevo chiesto perché il viaggio me l'ero organizzato io, poi mi ero affidato ad un'agenzia, di arrivarci, e mi hanno risposto: no, sei in carrozzina, la carrozzina non entra in aereo. Ecco, la risposta che magari a questa risposta la maggior parte degli utenti dicono: va bene, vado da un'altra parte. E io no. E ho dovuto dargli tutte le misure, i pesi e chiamare l'agenzia della mia carrozzina, perché quando si pensa a carrozzina elettrica, quando si pensa a carrozzina, si pensa alla carrozzina elettrica, pesante, ingombrante, difficile da gestire, per cui per la maggior parte delle compagnie no. Ecco, ho dovuto spiegarlo. Ecco, magari persone che non hanno questa indole, questa voglia di far fatica, si fermano subito e non riescono a vedere le bellezze che potrebbero incontrare. Chiudo. Lo stesso vale per i treni. Se voi avete mai preso un treno con una persona in carrozzina, voi sapete che questa cosa la dovete fare, almeno decidere un giorno in anticipo, perché voi non potete salire sul treno il giorno stesso, perché bisogna prenotare, ma non bisogna prenotare e basta, bisogna telefonare e bisogna presentarsi lì almeno mezz'ora prima di ogni partenza. Quindi la maggior parte delle volte preferisco andare in macchina, perché se perdo il treno poi è un casino. Ecco, comunque sia, ho cercato di mettere insieme le difficoltà ma anche le cose belle. Spero che
il messaggio sia passato. Viaggiare è comunque qualcosa che aiuta anche le persone in carrozzina a ritrovare fiducia, a ritrovare se stessi e a scoprire che il mondo è bello e che anche in carrozzina si può esplorare.